Un punto in rilievo che non può mancare tra i tuoi progetti è il punto cestino. Ha una bellissima fantasia che si può notare in rilievo con questi piccoli quadratini. In questo tutorial vorrei mostrarti come realizzarlo in modo molto semplice. Prima cosa dobbiamo creare il nostro cappio. Ora dobbiamo fare una serie di catenelle che siano multipli di 8 più 7, quindi nel mio caso farò 12 catenelle più 7. In questo modo avrò 19 catenelle. Ora dobbiamo fare un punto alto in ogni catenella. Quindi normalmente saltiamo le prime 2 catenelle e entriamo nella terza. Io preferisco lavorare sul dietro per creare un bordo più preciso. Nella terza catenella andiamo a creare un punto alto. Mettiamo sempre il nostro marcapunti per ricordarci dove abbiamo iniziato e non saltare più i punti. Continuiamo con tutti i punti alti in ogni maglia fino alla fine. Arrivati alla fine, possiamo iniziare la vera lavorazione del progetto, ovvero iniziare la parte che risulterà in rilievo. Facciamo 2 catenelle e poi giriamo. Per fare questo motivo in rilievo dovremo entrare in mezzo a questi buchi che si sono creati tra un punto alto e l'altro. Quindi invece che entrare in queste catenelle, in questi punti, entreremo all'interno di questi buchi. Dobbiamo fare un punto alto, quindi carichiamo il filo, entriamo dentro questo buco e usciamo da qui, carichiamo il filo, usciamo, chiudiamo le prime 2 asole, chiudiamo le ultime 2. In questo modo, se vedi, abbiamo creato un motivo in rilievo e siamo entrati al centro dove ci sono questi spazi. Dovremo fare questo tipo di punto per 4 volte per creare un quadrato da 4. Carichiamo il filo, entriamo in questo buco e usciamo da qui. Prendiamo il filo, chiudiamo le prime 2 asole, chiudiamo le ultime 2 asole. Ancora una volta entriamo qui, peschiamo il filo, chiudiamo le 2 asole, chiudiamo le altre 2 asole. Un'ultima volta in questo spazio, carichiamo il filo, entriamo, chiudiamo le prime 2 asole, chiudiamo le altre 2 asole. Come puoi vedere abbiamo creato questo quadratone. Il dietro si presenta in questo modo. Dopo aver creato queste 4, dobbiamo continuare con altre 4, ma questa volta dobbiamo passare dietro. Quindi carichiamo il filo, passiamo dietro a questi spazi, facciamo uscire il filo, chiudiamo le 2 asole, chiudiamo le altre 2 asole.
perché in questo caso stiamo creando lo stesso motivo in rilievo ma sul retro, perché è un motivo alternato. Hai un quadrato davanti, un quadrato dietro, un quadrato davanti e un quadrato dietro. Ripetiamo quindi per altre 3 volte, carichiamo il filo, entriamo dietro, chiudiamo le prime 2 asole, chiudiamo le altre 2 asole. Ancora, entriamo dietro, chiudiamo le 2 asole e le altre 2 asole con un punto alto. Ancora una volta, entriamo, chiudiamo e abbiamo concluso l'altro quadrato da 4, che lo noti girando il lavoro. Eccolo qui. Quindi abbiamo fatto dietro e adesso dobbiamo fare davanti. Di nuovo 4. Carichiamo, passiamo davanti, facciamo uscire il filo e facciamo il punto alto. Siamo a 3 e facciamo il quarto. Concluso anche il quadrato davanti, finiamo l'ultimo giro con il quadrato sul dietro. Quindi carichiamo, entriamo dietro, facciamo uscire il filo e chiudiamo. L'ultima volta. Ora dovresti rimanere, dopo aver concluso i quadrati, con l'ultima catenella, con l'ultimo punto. In questo caso andremo a fare un semplice punto alto. Ed eccoci qui. Continuiamo con la seconda riga, 2 catenelle, giriamo. In questo momento ci troviamo con il quadrato davanti. Dovremo fare un'altra riga entrando sempre dal davanti, perché il quadrato viene sviluppato in 2 righe. Invece che alternare, quindi lavorare il dietro, andremo a lavorare ancora il davanti e successivamente lavoreremo il dietro, perché in questo caso il quadrato ce l'abbiamo sul dietro. Entriamo nel davanti in questi buchi, in questi spazi, e facciamo il punto alto. Entriamo di nuovo sul davanti, punto alto, entriamo di nuovo, per 4 volte. Ok, come vedi il quadrato ha questa dimensione. Ora dobbiamo crearlo sul dietro, quindi entriamo dietro in questi spazi della riga precedente e creiamo il punto alto per 4 volte.
Ecco qui, continuiamo, stavolta sul davanti, entriamo negli spazi, di nuovo per 4 volte, e adesso sul retro. Ok, ci troviamo di nuovo con l'ultimo punto disponibile dove andremo a fare un punto alto. Mi raccomando, a questo punto non saltarlo perché altrimenti il lavoro diventerà storto. Sia nel dritto che nel rovescio troverai questo punto in rilievo. Ora potremo continuare la quarta riga alternando il quadrato, quindi 2 catenelle, giriamo, il primo quadrato lo abbiamo fatto sul davanti e ora lo facciamo sul retro. Punto alto, entriamo dietro, e ricordiamoci sempre di segnare il punto di inizio. Entriamo dal dietro, ancora una volta, in questo gruppo di 4 punti lo dobbiamo sviluppare sul davanti. Entriamo in questi spazi davanti per 4 volte. Andiamo avanti, questa volta lavoriamo sul dietro, e poi di nuovo sul davanti. Ricordati sempre l'ultimo punto disponibile dove andremo a fare il punto alto.
E anche questa riga è conclusa. Facciamo ancora un giro di punti per vedere come viene sviluppato in modo completo il quadrato. Giriamo e lavoriamo di nuovo sul dietro. Continuiamo con i prossimi gruppi di punti. Abbiamo concluso anche questo giro e, come puoi vedere, abbiamo realizzato un motivo in rilievo sia davanti che dietro. Come puoi utilizzare questo tipo di punto a cestino? Uno dei progetti più realizzati con questo tipo di punto sono le coperte, ma secondo me si presta bene anche a maglioncini o comunque anche accessori da tavola come tovagliette, centri tavola e perché no anche delle pochette molto carine. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto lascia un mi piace e ricordati di iscriverti al canale per non perderti altri tutorial e progetti di uncinetto. Ci vediamo nel prossimo video.